Nella tua vita la comunicazione potrebbe diventare un problema. Tu dici una cosa e l'altro capisce tutto l'opposto. I risultati potrebbero essere disastrosi. Ciao, sono Patrizia Pietropaolo, sono psicologa e psicoterapeuta e oggi risponderò a una domanda molto interessante che mi è stata posta da Sofia di Milano e riguarda proprio questo argomento. Come posso comunicare in maniera efficace? Comunicare in maniera efficace è possibile seguendo alcuni semplici e pratici accorgimenti. A tal proposito voglio citare le parole di Paul Watzlawick, uno psicologo americano della scuola di Palo Alto. Non si può non comunicare. Come prima cosa, per poter comunicare efficacemente, però, devi sapere che è necessario saper ascoltare in modo da comprendere il messaggio e i significati che l'altro ti sta inviando. Per cui puoi capire quanto sia importante concentrarsi sull'interlocutore, evitando di interromperlo, perché se non lo fai esprimere, come puoi rispondere? Devi poi evitare di non giudicare a priori, dimostrandoti veramente interessato. Quindi ascoltare vuol dire essere veramente partecipe della conversazione. Come conseguenza del saper ascoltare, poi, è ovviamente necessario saper condividere i tuoi pensieri in maniera assertiva, difendendo anche le tue posizioni, se e quando serve, esprimendo i tuoi sentimenti e le tue opinioni, positive o negative che siano. In altre parole, devi essere assertivo, che non vuol proprio dire essere ostile o voler rispondere a tutti i costi, ma difendere le tue idee, le tue esigenze, rispettando te stesso senza dimenticarti di rispettare anche l'altro. Dell'assertività però ti parlerò nei prossimi video. Una cosa che a volte puoi tendere a dimenticare invece è che la comunicazione passa per due canali, uno verbale e uno non verbale. Il canale non verbale è altrettanto importante di quello verbale, per cui è necessario imparare a cogliere i segnali non verbali emessi dalla persona con la quale stai interagendo e, se possibile, controllare anche quelli di segnali che stai mandando tu all'altro. Le emozioni poi nella comunicazione sono molto importanti, soprattutto quando parli di argomenti che ti stanno a cuore e che toccano ciò che hai nel profondo. Sotto stress, per esempio, è facile lasciarsi andare ad espressioni delle quali magari poi, una volta riacquistata la calma, ti penti. Ci sono tecniche specifiche che ti permettono di gestire le emozioni e tenerle sotto controllo e il loro utilizzo ti permetterà di avere un colloquio calmo e produttivo, anche quando si tratta di argomenti che stimolano una forte risposta emozionale. Infine ricorda di scegliere sempre le parole giuste, perché con le parole, veicoli i significati per te importanti. La loro scelta è quindi fondamentale. Le parole giuste, infatti, ti permetteranno di esprimere in maniera più efficace, onestamente, poi apertamente, i tuoi pensieri. Prova ora a mettere in pratica questi miei consigli e, se vuoi, fammi sapere com'è andata. In bocca al lupo, sempre ovviamente. Ciao, a presto!